Salve ragazzi, dopo il video dedicato alle spedizioni Posta 1 e Posta 4, questa volta diamo uno sguardo ai servizi Posta Mail Internazionale per l'invio di corrispondenza estera ed il pieghi di libri per l'invio di libri e documenti in Italia. In entrambi i casi è possibile utilizzare i francobolli, ma andiamo nel dettaglio. Nel caso delle cartoline che utilizzerò per l'iniziativa di Post Crossing c'è bisogno dei francobolli di tipo B Zona 1 per l'invio in Europa e nel bacino del Mediterraneo, come specificato nella tabella di Poste Italiane. Il costo è di 1,15 €. Ho scelto del materiale che avevo in casa e lo spedirò a qualche utente random nel sito di Post Crossing. In pratica potete inviare fino a 5 cartoline nel momento in cui vi iscrivete alla piattaforma. Farete match con questi 5 utenti presi a caso, in maniera automatica, dal motore di ricerca di postcrossing.com. Il francobollo va piazzato qui in alto a destra, come abbiamo visto nel video precedente, e sapete quindi che l'indirizzo va in basso a destra. Scrivete 2 righe e il gioco è fatto. Qui sono stato davvero conciso, ma potete raccontare di più su di voi e le vostre passioni. Mettiamo su il francobollo B Zona 1 che raffigura Piazza Plebiscito. Azzeccatissimo, e scusate il gioco di parole, visto che le cartoline rappresentano Napoli e provincia. Vado ad invocarle e anche mio fratello, Marco, che vedete qui, ha deciso poi di fare lo stesso, effettuando un invio in Russia e in Germania. Potete scrivere in inglese o se conoscete le lingue dei destinatari, è una buona occasione per fare pratica, proprio come ha fatto Marco. Se decidete di inviare il tutto in una busta, ricordatevi delle dimensioni da rispettare, altrimenti il prezzo aumenta. Date uno sguardo alla tabella, vi lascio il link in descrizione. Per un supporto in lingua italiana vi consiglio il gruppo Facebook Post Crossing in italiano. Potete fare amicizia con postcrosser che vivono nel bel paese e credetemi, sono dei veri professionisti, molto preparati e pieni di consigli. Per l'occasione di questo video ho effettuato degli scambi e ho ricevuto del materiale interessante. È una buona occasione per celebrare l'italianità e io non mi sono fatto mancare francobolli e cartoline dedicati al mondo del design, dell'automobilismo e dell'arte. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno accettato la mia proposta di scambio. E le mie cartoline inviate all'estero sono arrivate a destinazione? Vediamo un po'. Post Crossing mi ha inviato una mail dove mi comunica che uno degli utenti ha ricevuto la mia cartolina. Vediamo. È arrivata in Germania dopo 15 giorni, quindi funziona. La snail mail, la posta lumaca, come viene chiamata in gergo dai post crosser, ha fatto il suo corso. Dovete solo armarvi di tanta pazienza perché credetemi, il tempo in questi invii è davvero relativo. Possono volerci 2 settimane, ma qualche volta vi andate di lusso e la riceveranno dopo poco più di 7 giorni. Altre invece occorrerà anche più di un mese. Aspetterò per le altre cartoline e vedrò quanti giorni passeranno. Ho inviato anche qualcosa negli Stati Uniti e in Canada, divertendomi a raggiungere la cifra dovuta, 2,40 € applicando francobolli in lire ed euro. Potete anche fare un misto di lettere lire o lettere lire ed euro. L'importante è fare la conversione e raggiungere la cifra richiesta. Guardate come mi sono divertito qui. La legge lo prevede, quindi niente paura, fate le vostre composizioni. In certi casi sono riuscito a tirar fuori delle vere opere di mail art. Ragazzi, ma il tutto è un puro hobby. Non azzardatevi ad utilizzare questi mezzi per invii commerciali. Per quelli vi rimando al mio video Shipping Stories, dove potete scegliere la soluzione migliore per voi. Qui è un gioco di attesa, sorpresa, dove l'utente finale sa già che dovrà aspettare tanto ed i tempi saranno inconsistenti. Dopo essermi divertito con il post crossing, sono passato agli invii in pieghi di libri. Guardate che piego raccomandato ricevuto, con i francobolli lire del mondiale di calcio Italia 90. Oppure questo, che ho espressamente richiesto con il francobollo di Aquileia. Se gli invii entrano nelle buche non avrete problemi. Nessun operatore vi guarderà perplesso o si metterà a contare i valori affrancati. Io di solito scrivo sempre l'importo sulla busta in lire ed in euro, casomai usassi i francobolli in lire. Così gli facilitate il lavoro. Ma oggi vorrei fare una prova. Portiamo questo pacchetto all'operatore dell'ufficio postale e vediamo cosa dice. È troppo alto per entrare nella buca delle lettere e devo per forza rivolgermi allo sportello. Mi raccomando però, deve essere sempre al di sotto dei 5 cm. Sì. Poi c'ho questo che è un pieghi di libri, però è già affrancato. Sì. Già ci sono tutti i francobolli. Quindi piego di libro ordinario? Ordinario, sì. Quindi già pagato e tutto. Ok, perfetto. Grazie, velocissimo. Allora, l'operatrice è stata abbastanza veloce, già sapeva, preparatissima. Qualche volta magari potete prendere qualcuno che non ne capisce e quindi state lì a spiegare perché che cos'è questo pacchetto, eccetera eccetera, quindi è andato tutto bene.
Beh, alla fine ci siamo riusciti. Recentemente ho scambiato un po' di libri e mi è capitato di spedire dei pacchetti così. Chi li ha ricevuti è rimasto sorpreso perché non si aspettava un quadro e quindi qualcuno ha deciso di tenerselo così, come memento, un pezzo di storia dell'arte. Allora, ricapitolando, per le cartoline usate francobolli di tipo B per l'Italia, di tipo B zona 1 per l'Europa, B zona 2 per le Americhe e B zona 3 per il resto del mondo. Se non li trovate, componete la somma a piacere fino a raggiungere la cifra richiesta. Rivolgetevi all'ufficio postale o, se siete fortunati, agli spazi filateria, che saranno felici di proporvi tutte le soluzioni possibili. Per i pieghi di libri potete utilizzare l'affrancatrice degli operatori allo sportello o procurarvi e mischiare a piacimento i francobolli lire, euro e in zona B. Al massimo potete usare 2 zona B, che però equivalgono a 2,20 euro, più dell'1,28 euro richiesti per gli invii fino a 2 kg. Spero vi sia piaciuto questo bizzarro trucco della posta ordinaria. Vi ricordo ancora il portale di Postcrossing e la pagina Facebook Postcrossing in italiano. E ricordatevi di condividere queste informazioni e mettere un mi piace al video. Al prossimo video o al prossimo invio!